E benvenuti in questo nuovo video pre-partita di Juve Stabia Venezia, la prima trasferta. Volevo parlare subito di come arriviamo a questo match, un po' della Juve Stabia, perché sono andato un attimo a analizzare com'è la squadra di Ignazio Abate, però purtroppo c'è ancora il mercato all'opera, come dire. Sugli ultimi giorni di mercato devo dire che sono anche abbastanza febbricitanti, perché si muovono tante operazioni, tanti giocatori, e andiamo a raccontarvi questo aspetto qui. Prima di cominciare però, come sempre, like, iscrizione, commento dicendo la vostra qua sotto e attivate la campanella, che appunto dopo escono il post partita, il video risposta a commenti, il video pagelle per abbonati, quindi se volete abbonatevi a solo 1,99. Quindi partiamo subito dal mercato e diciamo quel che sta succedendo, che sono veramente tante operazioni. Sidibe è arrivato ufficialmente a 1,3 milioni con un contratto di 3 anni con 2 possibili opzionali di rinnovo. Sì, penso che a quel punto lì si concorderanno tra giocatore e società, decideranno se proseguire avanti. Secondo me dipenderà molto dalle prestazioni, ovviamente, come sempre, come tutti i giocatori, del giocatore, cosa dimostrerà in campo, secondo me. Poi l'altra notizia è l'ufficialità di Oristano. Finalmente era un po' una telenovela da inizio mercato, si capiva che il giocatore aveva il desiderio di lasciare un po' dall'inizio, era uno dei primi che secondo me doveva partire, aveva il desiderio di partire, infatti è partito, ha rischiato comunque anche lui, però alla fine è partito e aveva anche rivelato il suo agente che insomma il suo percorso a Venezia era finito, quindi insomma più chiaro di così non si poteva. Quindi ceduto al Parma in prestito con diritto. Alla fine la formula, alla fine ci si è dovuti accontentare di quella. Sì. Amen, vabbè, di riscatto a 8 milioni e mezzo più bonus, però insomma confidiamo nel fatto che probabilmente in Serie A, se trova un allenatore giusto, questa può esserlo per il tipo di calcio che fa, può esprimersi a buoni livelli, magari verrà riscattato, comunque la cifra non è male, però secondo me è un po' rimpianto, perché lui secondo me doveva essere un po' quello che l'acquisto forse più importante della scorsa stagione, no? Sì. Del mercato della scorsa stagione, e alla fine, al di là di una prima stagione dove aveva assolutamente esaltato, ero veramente incredulo, un grandissimo giocatore, dicevo chissà farà faville, poi nella seconda metà si è spento e Sì, si è un po' lasciato andare, è finita come è finita, purtroppo. E, sì, speriamo che faccia bene quest'anno in Serie A, cioè lo speriamo sia per lui che per noi in realtà. Esatto. Sarebbe un buon finale per tutti. Un'altra notizia di mercato è che arriva Lombur dal Verona con un prestito con diritto di riscatto. È un attaccante classe 2006, quindi più o meno sarebbe un jolly che andrebbe a sostituire quello che faceva Okoro, che sarebbe andato esatto. a fare Okoro. Sì, l'avevamo anche detto in quel video, no? Abbiamo analizzato la rosa, che Okoro poteva essere quel jolly dopo tutti gli attaccanti che hai. C'hai un quinto che può fare da prima punta, seconda punta, da capire, e invece insomma vabbè, l'hai ceduto alla Juve Next Gen, vabbè, insomma abbiamo preso questo Lombus, speriamo dimostri, magari piano piano scavalcherà anche le gerarchie, magari è fortissimo, ce lo auguriamo tutti, voglio dire. Sul fattore Nicolussi Caviglia, qua la questione è ancora in essere, diciamo. Sembra che da un momento all'altro possa sbloccarsi definitivamente con la Fiorentina. Al momento della registrazione non si è ancora sbloccata, però comunque ci sono segnali buoni in una fumata bianca, dico. Pare che la Fiorentina abbia accettato di mettere il prestito con obbligo di riscatto, in questo caso a differenza di Oristanio. Pare abbia accettato, le cifre esatte, cioè dell'obbligo di riscatto non le sappiamo, non le vogliamo mettere perché c'è chi dice 12, c'è chi dice 7, quindi non lo so, probabilmente sarà metà via. Aspettiamo l'ufficialità per dare i numeri. Esatto. Comunque Antonelli voleva assolutamente l'obbligo di riscatto per farlo partire, perché sennò ha fatto già saltare, mi pare, diverse trattative, che diverse squadre volevano Nicolussi. Sì, poi in realtà è la stessa cosa con Oristanio, anche da lui voleva l'obbligo di riscatto, poi non è arrivato purtroppo, con Nicolussi Caviglia ce l'ha fatta. Ci ha provato. Vabbè, però comunque hanno fatto anche prestazioni diverse durante lo scorso campionato, certo. Oristagno e Nicolussi è effettivamente esploso e l'ha visto un po' tutta la Serie A, il suo valore. Oristagno metà stagione bene, il resto no, secondo me, e quindi
lui se la merita anche l'obbligo di riscatto nel contratto, comunque è un giocatore di valore, anzi Sì. mi sorprendo quasi che non lo volessero comprare tutti a titolo definitivo subito, però qui magari è una questione più di risorse finanziarie dei club in questo momento, perché appunto sono gli ultimi giorni di mercato. Comunque vabbè, io sai come penso, cioè, speravo che fosse almeno uno dei quelli che doveva partire. Alla fine ho avuto la speranza che potesse rimanere Nicolussi, era quello che volevo che rimanesse tra tutti quanti, però sì, un po' tutti. Sappiamo che ha il desiderio di partire, insomma, ha il desiderio di giocare in Serie A, si è capito anche lui, e quindi niente, partirà. Speriamo venga rimpiazzato adeguatamente sul mercato. C'è comunque Duncan, adesso vediamo con Quique Pérez se può fare quel lavoro lì, anche se non sembra, però comunque vediamo se rimarrà in squadra. Infatti per Quique Pérez in realtà c'è un'ipotesi di scambio con Castanos al Venezia e Quique Pérez al Verona. Poi in queste ultime ore non se ne è neanche più parlato, onestamente non so, potrebbe essersi raffreddata come pista, però effettivamente è stata proposta. Sì. Diteci voi cosa ne pensate in caso se succedesse, sareste d'accordo o meno? Perché comunque io ho idee contrastanti in merito. Comunque non ho letto tanti commenti che non erano proprio a favore di questo, perché non è uno scambio equilibrato, cioè, sul valore. Esatto, quindi sì, ne riparleremo in caso se ci fosse bisogno, casomai chi se ne frega, voglio dire. Speriamo almeno lui rimanga a questo punto. E comunque, ultima notizia di mercato, Venezia in trattativa per la cessione di Condé. Questo non me l'aspettavo. Una squadra greca, la Atromitos, spero di aver pronunciato giusto. Mi perdoneranno gli amici greci. Non lo so, perché comunque è un giocatore che non abbia neanche visto tanto, non è che ha fatto esaltare in quei pochi minuti che è stato fatto partire, però anche pochi minuti per valutare onestamente. E qui vabbè, era arrivato a gennaio così, sì, no, sul fatto che Nicolussi Caviglia sarebbe andato via avrei pensato che magari Condé sarebbe rimasto come titolare, però effettivamente non l'abbiamo mai visto giocare, non so come giocatore. Cioè il ruolo è quello, dici sì, tu, però per quello sì. A questo punto mi sa che Duncan rimane l'unico che potrebbe fare il play lì, sì. E veramente dovrebbe arrivare qualcuno se dovesse andare via Condé. Adesso bisogna capire appunto se Boinen si sblocca a questo punto. Vero. Se insomma in teoria l'acquisto è bloccato da tempo in caso di cessione di Nicolussi, però effettivamente finché non c'è la partenza, non dico ufficiale, però deve esserci la certezza che vada alla Fiorentina, non arriva Boinen. Speriamo che si sblocchi in un senso o nell'altro, comunque che a questo punto che parta pure Nicolussi il prima possibile, perché sennò penso che Boinen si rompa anche un po' di aspettare, onestamente parlando. Quindi questo sul lato mercato. Andiamo a parlare un po' di come arriviamo alla partita. Parliamo del match che alla fine contro il Bari. Abbiamo parlato esaustivamente nel video risposta a commenti. Se non l'avete visto recuperatevelo se volete. Devo dire, ottima, siamo partiti bene in quel tipo di partita lì. Siamo partiti bene, ottimo primo tempo. Alla fine 2 gol fatti, 3 gol annullati. E invece in un secondo tempo dove siamo invece un po' calati, abbiamo anche rischiato. Siamo calati soprattutto dal punto di vista fisico, l'aveva sottolineato anche Stroppa, e abbiamo rischiato di prenderla. Per fortuna che c'è Stankovic che ha fatto soprattutto un intervento pazzesco, pare su Rao, che ci ha salvato la partita. Quindi servirà innanzitutto non avere quel tipo di calo fisico lì, perché so che è difficile reggere quel tipo di partita che vuole Stroppa, di pressing, di intensità, di aggressività tutta la partita. Forse non si può fare, per carità, però almeno allora gestire meglio le energie nel complesso, magari partire forte ma gestirle meglio, non andare il primo tempo a 1000 e il secondo tempo alla metà. Gestire un po' meglio, avere un equilibrio migliore, e soprattutto sempre che andiamo in vantaggio, ovviamente, perché questo è un requisito minimo, chiude la prima, perché altrimenti si rischia, come abbiamo visto contro il Bari. Quindi questo secondo me dobbiamo portarci via dalla prima partita di campionato, perché sennò appunto buttiamo via punti dove meritavamo invece di vincere. Per fortuna non è successo così, però non possiamo dire che non ci sono stati rischi importanti in quella partita lì. Ora passiamo alla probabile formazione che abbiamo dato per la partita di domani. In porta abbiamo messo come sempre Stankovic, in difesa Shintian, Korac, Franic,
Come esterno destro abbiamo messo Eno, però questo è in dubbio perché abbiamo visto anche la scorsa partita, poi comunque non sappiamo com'è messo Aps con l'infortunio. Dumbia, Duncan, Busio, Bjarkason e in attacco Yeboah e Adorante. Allora, è pressoché ovviamente, no, anzi, è la formazione schierata contro il Bari, se avete notato, ma semplicemente sì, c'è l'unico dubbio, forse è no. Effettivamente l'unico è no, perché se torna Aps, per me gioca Aps. Però allo stesso tempo non posso dire che su quella fascia sinistra, da adattato, Bjarkason ha fatto benissimo. Anzi, per me è stato il man of the match contro il Bari. Quindi per me sicuro quello non lo toglie. Quindi sulla destra non credo rischi né Pietrelli né Compagnon, né tantomeno Sagrado, credo. Anche perché Noah aveva fatto bene, dai, comunque si deve un attimo sbloccare e magari in questa partita fa ancora meglio. Io l'ho visto un po' timido, comunque sì, una prestazione probabilmente sì, sufficiente, però mi aspetto qualcosa di più. Magari ecco la seconda vediamo già qualcosina di più. Per carità, comunque è importante che dia equilibrio, perlomeno se Bjarkason spinge un po' di più. Questa è la nostra probabile formazione, diteci voi cosa ne pensate, siete d'accordo? Per me questi verranno schierati in campo. Parliamo secondo me della Juve Stabia, diciamo 2 o 3 cose. La Juve Stabia viene da un pareggio 1-1 contro l'Entella. Anche la Juve Stabia ha cambiato mister durante l'estate, Pagliuca è passato all'Empoli e ora c'è Ignazio Abate che aveva fatto bene alla Ternana, però la scorsa stagione in Serie C, ma è stato esonerato per dei diverbi con la società, non sappiamo esattamente col cosa presidente. è successo. E nonostante nel momento dell'esonero fosse secondo in classifica. A livello di giocatori sono andati via in parecchi quest'estate qua, uno su tutti ovviamente Adorante, che è il grande ex della partita chiaramente, e vedendo un po' la partita, perché sono andato un attimo a analizzare, a riguardarmi la partita contro l'Entella per capire un po' come giocano, analizzare un po' l'aspetto tattico. Allora, di base 4-4-2 come modulo, devo dire che è una squadra che parte con un atteggiamento molto coraggioso, diverso da quello avuto dal Bari contro di noi, che è partito un po' frenato, un po' timoroso, e poi nel secondo tempo per forza, perché comunque erano in svantaggio, capendo un po' il momento, e noi abbiamo avuto fatalità in quel momento, un calo fisico, e effettivamente poi non riuscivamo a pressare più in un certo modo e abbiamo rischiato di prenderla, per come gioca Stroppa un po' può finire così. Quindi è una squadra che parte con un atteggiamento coraggioso, almeno contro l'Entella è stato così, poi bisognerà capire se si adatteranno alla forza che sicuramente abbiamo noi e decideranno di partire un po' più prudenti. Comunque, da quanto ho visto contro l'Entella è un po' questo. È una squadra che ti viene a pressare uomo su uomo in prima costruzione, che è simile al nostro appunto atteggiamento che abbiamo da quando è arrivato Stroppa, però bisogna dire che se riesci a uscire dal loro pressing, e noi abbiamo qualità per farlo, si possono aprire dei varchi importanti per andare in ripartenza con un senso e con qualità, e ne abbiamo. In altre fasi di partita poi è stata un po' costretta a ripiegare, non è che è andata sempre a pressare in modo forsennato, quindi è anche una qualità secondo me, perché comunque ti fa capire che è una squadra che sa leggere i momenti della partita e capire anche i momenti in cui essere più attendista e difendere in maniera compatta dietro. Una cosa importante sotto l'aspetto offensivo, ricercano spessissimo la soluzione del cross. Da esterno a cercare o le 2 punte o l'esterno opposto, appunto giocando con 4-4-2. Questo è il senso. Cercano di riempire veramente molto l'area proprio per dare più soluzioni possibili quando arrivano al cross. Fanno tanto possesso aspettando il momento giusto per verticalizzare. A livello offensivo i 2 attaccanti ho visto un po' come si muovevano. Piscopo, che è la seconda punta, un po' più mobile, che viene incontro o si muove dietro la linea per dare profondità, chiama il filtrante, ecco. E altra cosa, sanno sfruttare bene i calci piazzati, comunque infatti il loro gol contro l'Entella arriva proprio da angolo, gol di Candellone, che è la loro punta. Comunque al di là di questo, ho fatto un po' un'analisi a tutto, però ci tengo a ribadire che anche vedendolo, perché comunque non è solo un per dire, perché l'ho analizzata, è un avversario assolutamente battibile per noi, alla nostra portata, però questo non vuol dire che va sottovalutato, anzi non va sottovalutato come nessuna squadra, soprattutto in B. Esatto, comunque noi abbiamo Adorante dalla nostra parte quest'anno, quindi magari sì, riesce a fare qualcosa conoscendo anche un po'
magari i giocatori. Comunque dobbiamo riconfermarci rispetto alla partita scorsa e vedere effettivamente qual è il nostro livello, la nostra altezza, e dobbiamo vincerla, secondo me, questa partita. Dobbiamo dimostrare se siamo effettivamente così forti come ci stiamo un po' dipingendo, come ci stanno dipingendo gli altri commentatori esterni, insomma. Questo secondo me è l'obiettivo e speriamo bene. Diteci voi qua sotto cosa ne pensate di quel che abbiamo detto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, potete anche abbonarvi per non perdervi le pagelle e attivate la campanella per non perdervi nessun video. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.